Ciao a tutti, ci sono delle novità sul DJI Avata, quello che ritengo essere il drone più divertente della DJI. Le novità derivano dal nuovo firmware rilasciato l'8 dicembre. È stato aggiornato anche il radiocomando, il motion controller, i goggles V2 e i goggles 2, quelli nuovi. Nel frattempo, con l'uscita del DJI Mini 3 è stata aggiornata anche la DJI Fly. Dalla 1.8 siamo arrivati alla 1.9. Io ho già aggiornato tutto e ho aggiornato con il DJI Assistant 2 Consumer, quindi ho collegato ogni dispositivo al computer. Il secondo metodo per aggiornare, che probabilmente è quello più usato, è quello di collegare lo smartphone al visore e con tutto collegato richiedere se c'è un aggiornamento tramite l'app DJI Fly. Un'altra cosa che voglio verificare è se ancora funziona la modalità FCC, che vi ricordo in Italia non permessa perché quando il drone si trova lontano può negoziare una potenza maggiore di quella permessa dalle normative europee. E questo è il primo punto delle release note, il primo effetto di questo aggiornamento, e cioè è stato aggiunto il supporto per il remote ID, l'identificazione elettronica negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti viene richiesto l'invio anche della posizione del pilota. Il regolamento europeo invece in alternativa richiede il punto di decollo del drone e non necessariamente la posizione del pilota. Per questo motivo, quando viene usato negli Stati Uniti è necessario collegare lo smartphone al visore, altrimenti il drone non decolla. Se lo facciamo volare in Europa questo messaggio compare, ma basta premere OK per continuare senza problemi, perché si accorge di essere in Europa. La seconda novità che ritengo molto importante è quella che DJI dice di aver risolto il problema che anche io avevo segnalato 2 mesi fa, e cioè la possibilità che Avata possa precipitare quando pilotato in modalità manuale con radiocomando quando si effettua una virata di uova in questo modo molto veloce. Con questo aggiornamento, quando si effettua questa manovra, viene rilevata e interviene una specie di freno se il drone sta volando a più di 5 metri di altezza in modalità manuale ed evita che cada. Poi si può cancellare il conto alla rovescia quando sta per scattare il ritorno a casa automatico, premendo il tasto freno. Molto interessante la nuova possibilità di registrare a 30 fps, scendendo sotto i 60 fps, quindi 4K, 2,7K e 1080p, 30 fps con entrambi i visori. Quando si usano i nuovi visori si possono raggiungere 120 fps sul 2,7K e sul 1080p. In questo momento, siccome sto registrando, non mi permette di cambiare il setting per farvelo vedere. È stata aggiunta la possibilità di fare trasferimento tra i video e foto registrati nella memoria interna del drone sulla SD card. Poi è stata aggiunta la possibilità di cambiare la nitidezza e attivare la riduzione del rumore. Questo è il trasferimento dati dalla memoria all'SD card. E cosa molto importante, il D-Cine Like è stato aumentato a 10 bit, quindi vuol dire tante possibilità in più di post produzione. Qua stiamo vedendo la possibilità di cambiare la nitidezza e di ridurre il rumore. Non funziona, sono disattivati perché c'è la registrazione attiva, e qui possiamo attivare il D-Cine Like che è stato aumentato a 10 bit, da 8 passa a 10 bit. Poi è stato migliorato il comportamento di volo in alcune situazioni. Qua stiamo vedendo la possibilità di usare il simulatore di volo Virtual Flight con Goggles 2 e anche la possibilità di ricevere e visualizzare video dallo smartphone o dal computer in streaming wireless, dal computer al visore e non viceversa. E adesso vediamo se funziona ancora l'FCC col metodo del file sulla schedina. Ne ho parlato in un altro video che vi linko qua sopra. Vediamo se DJI ha tappato
questa sorta di hack, che poi non è un hack ma è una variazione di parametro. Andiamo a vedere quanti canali abbiamo. Abbiamo un solo canale sui 40 MHz, significa che la modalità è CE. Per capirlo bisogna da auto passare manuale e contare i canali. Se sulla banda 40 MHz c'è più di un canale, tipicamente 3 canali, siamo in modalità FCC. Se c'è un canale solo siamo in CE. E allora inserisco la schedina con il file, vediamo cosa accade. Ovviamente tutto acceso. Andiamo a vedere, controlliamo se siamo ancora in CE oppure se è passato in FCC, e siamo ancora in modalità CE. Allora ho spento e riacceso tutto, vediamo in che situazione siamo a livello di segnale. E vediamo che abbiamo 3 canali in 40 MHz, quindi siamo decisamente in FCC, che non vuol dire che in questo momento la potenza sia oltre il consentito in Europa, perché se il drone è vicino tiene la potenza bassa, in particolare se non decolla. Quindi in questo momento è in FCC, però le potenze sono minime, quindi dubito che oltrepassi i limiti del CE. Comunque questo metodo funziona ancora e funziona anche inserendo la schedina sui V2. Ho voluto portare all'esterno Avatar per fargli agganciare i satelliti GPS e verificare che venga mantenuta questa modalità anche con i satelliti agganciati quando Avatar si accorge di essere in Europa, e come vedete viene mantenuta. Tra l'altro adesso il canale in uso viene indicato dal display a LED laterale. Avevo selezionato canale 3 e viene indicato canale 3. L'ultima novità riguarda un miglioramento della funzionalità broadcast, perché è possibile trasmettere quello che vediamo ad esempio sui Google 2 sui V2 attivando questa funzionalità di broadcasting. In questo momento Avata è collegato con il Google 2. Devo attivare il sensore di presenza con un dito per far accendere il display interno, altrimenti resta spento. Vedete, sta inquadrando le due scatole, c'è il collegamento in broadcast, i V2 visualizzano ciò che visualizzano i Google 2 e quindi Avata. La stessa immagine trasmessa, in questo modo il pilota può trasmettere a altre persone ciò che sta vedendo mentre pilota. Vi ricordo che comunque in FPV è necessaria la presenza di un osservatore che tenga a vista il drone, quindi un osservatore senza visori, altre persone con altri visori collegati in broadcasting. Bene, direi che è tutto. Abbiamo visto un importante aggiornamento per Avata. Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti.